Descrive poeticamente la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi. Oggi ho per te un video molto diverso dal solito. Generalmente su questo canale parliamo delle parole che esistono nella lingua italiana. Oggi invece ci focalizzeremo su parole che in italiano non esistono. Non esistono perché sono intraducibili. Forse. Cominciamo da una parola norvegese. Pålegg. Tra l'altro, se sei norvegese, ti chiedo di dirmi se la pronuncia è corretta. Ma che cosa significa questo termine? Pålegg è tutto ciò che si può mettere su una fetta di pane. Salmone norvegese, marmellate, conserve, formaggi, carni e chi più ne ha più ne metta. In italiano una parola così versatile non c'è, però abbiamo il termine companatico. È una parola che deriva dal latino, da panis, che significa pane, e dal prefisso cum, che significa insieme. Il companatico definisce tutto ciò che si mangia con il pane. Ad esempio, se mangio pane e salame, il salame è proprio il companatico. E questa è una parola che in italiano non si sente spessissimo, anche se devo dire io l'ho sempre utilizzata molto, anche perché da bambina era questo quello che mangiavo, certamente non le merendine, visto che ho sempre mangiato cibi genuini. Grazie mamma, a proposito. Passiamo ora ad una splendida parola che deriva dalla lingua svedese, mongata, che tra l'altro è formata da mone, cioè luna, e gata, cioè strada, ovvero strada della luna. Ma cosa significa esattamente? Si tratta del riflesso della luna sull'acqua, simile a una strada. Immagine estremamente suggestiva, vero? Peccato che noi italiani non abbiamo una parola come in svedese. E che cosa significa samr, direttamente dalla lingua araba? Sta ad indicare il fatto di sedersi in compagnia per raccontarsi delle storie all'ora del tramonto. Significa pertanto conversazione notturna, ovvero raccontarsi nell'intimità della notte, raccontarsi o ascoltare qualcuno che racconta la propria storia. Parlare dolcemente nella notte può aprire la strada ad un profondo confronto con noi stessi e con gli altri. E direttamente dalla lingua malese arriva un'unità di misura per il tempo davvero molto particolare, Pisan Zapra, ovvero il tempo necessario per mangiare una banana, che poi quanto ci si mette? 1 minuto? 2 minuti? Chi può dirlo? Chissà quanti Pisan Zapra durerà questo video. Stai imparando qualcosa di nuovo? Se sì, ti invito ad iscriverti a questo canale e non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. E se vuoi imparare
altre parole intraducibili in italiano, ti consiglio di leggere questo libro. È di Ella Francis Sanders e si chiama Lost in Translation. Te lo consiglio. Passiamo ora al termine gallese hiraeth. Credo che questa sia la pronuncia. Chiedo alle persone gallesi in ascolto di correggermi se non dovesse essere giusta. Steve, se ci sei per esempio, ti chiedo di dirmi se hiraeth più o meno è la pronuncia corretta. Ma qual è il significato di questa parola? Hiraeth è nostalgia del passato, di ciò che un tempo desideravamo ma che non abbiamo avuto, di quello che ci siamo lasciati alle spalle e che non tornerà più. Nostalgia per un luogo dove non puoi tornare, malinconia e rimpianto per i posti perduti del tuo passato o che non sono mai esistiti. Come ho detto, si tratta di un termine gallese che molti associano alla cosiddetta saudade della cultura lusitana, cioè della cultura portoghese. Tuttavia questo è un sostantivo molto complesso perché si riferisce anche a quella nostalgia per cose che non sono avvenute e che avremmo voluto che succedessero. Passiamo ora a un termine decisamente più allegro che è komorebi, direttamente dal giapponese, definisce la luce del sole che filtra tra le foglie, tra i rami degli alberi. Descrive poeticamente la luce del sole che filtra attraverso le foglie degli alberi prima di colpire il suolo, creando quelle bellissime immagini. Hai presente quando ti metti qualcosa di stretto? Potrebbe essere un paio di pantaloni o magari semplicemente un braccialetto e rimane il segno sulla tua pelle? Ebbene, c'è una parola per definirlo. È il termine karelu, che deriva dalla lingua Tulu che si parla nell'India meridionale e sta ad indicare proprio il segno lasciato da qualcosa di stretto sul nostro corpo. E sai come si definisce in farsi lo scintillio negli occhi al primo incontro? Immagine anche questa molto suggestiva, si definisce tiam. Lo possiamo usare per persone incontrate nell'arco della vita, in viaggi, treni, sguardi con sconosciuti che per un attimo lasciano qualcosa all'altro, una specie di connessione magica. In arabo, ya aburne si traduce in modo letterale con l'espressione tu mi sotterri, nel senso che tu vivrai più a lungo di me. E sta ad indicare proprio la speranza che la persona che amiamo viva più di noi, perché anche solo immaginare una vita senza questa persona sarebbe molto doloroso. Ho una domanda per te. Come gradisci fare la doccia? Calda o fredda? Sarai mica uno varmduscher o una varmduscher, ovvero una persona che preferisce fare sempre la doccia con l'acqua tiepida, ovvero né troppo calda né troppo fredda. Questo termine è molto simpatico, sta a indicare le persone un po' fifone, che quindi hanno paura di fare le cose, hanno magari
paura di uscire dalla zona di comfort. Come ho detto, probabilmente la traduzione più simile in italiano e più attendibile è fifone o fifona. Sei un fifone? Sei una fifona? Fammi sapere come fai la doccia qui sotto nei commenti. Sono felicissima che in hawaiano esista questa parola, perché devo dire questa cosa mi fa sentire un po' più normale. Il termine è akihi, se c'è qualche hawaiano in ascolto. Naturalmente aspetto indicazioni sulla corretta pronuncia, ma questa parola è molto utile e mi descrive perfettamente, cioè serve per indicare una persona che ascolta delle indicazioni stradali e subito le dimentica. E questo è proprio il mio caso, anzi devo dire la verità. Direttamente quando le persone spiegano, vada dritto, poi giri a destra, poi alla seconda traversa a sinistra, io mi sono già persa e quando dico grazie mille, tutto chiarissimo, in realtà non ho capito nulla. Succede anche a te? Oppure sono l'unica? E dalla lingua Urdu abbiamo una bellissima parola, la parola Naz, sarà forse Nas la pronuncia corretta, sta a indicare quel senso di orgoglio e sicurezza che nasce dal fatto di sapere che siamo amati incondizionatamente. Bellissima sensazione, direi. Ora ti chiedo qual è la parola che ti è piaciuta di più. Ti chiedo di farmelo sapere e di condividerlo con i membri di questa comunità qui sotto nei commenti e ti chiedo anche di dirmi se nella tua lingua esistono delle parole intraducibili. Quali sono? E a proposito, fammi sapere se questo tipo di video ti può piacere, ne potrei pubblicare degli altri in futuro. E ricorda che se vuoi ricevere direttamente nella tua casella di posta elettronica una video lezione come questa ogni settimana, basta che tu ti iscriva alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.